L'organismo Terra è in crisi gravissima. La causa principale è la sovrappopolazione del pianeta e il modello di sviluppo adottato finora. Oggi abbiamo superato i 7 miliardi e crescendo a questo ritmo, nel 2100 saremo in 11 miliardi. Un numero di persone assolutamente intollerabile per l'ecosistema. Le conseguenze della crescita incontrollata sono perdita della biodiversità, consumo di territorio senza limiti, alterazione dell'atmosfera terrestre. L'economia lineare è il modello economico che ha sostenuto la crescita demografica. Usiamo le risorse naturali per realizzare prodotti che alla fine del loro ciclo di vita diventano rifiuti. Prendere, fare, smaltire. L'economia lineare non è più sostenibile. Preleva troppo, consuma troppo, spreca troppo. Si può continuare a produrre senza creare scarti, riutilizzando i materiali impiegati e riparando gli oggetti. E questo modello si chiama economia circolare. L'economia circolare è un'economia sostenibile, crea ricchezza e lavoro senza compromettere ambiente e qualità della vita. Sostenibili sono le azioni che prolungano la vita del pianeta, dello sviluppo e degli oggetti che produciamo. Scegliere di avere una famiglia numerosa come la nostra vuol dire avere fiducia nel futuro, ma per avere fiducia nel futuro bisogna fare delle scelte di sostenibilità. Il modello dell'economia lineare nel settore agroalimentare ha creato molti problemi: insufficiente competizione, costi crescenti, diminuzione della produttività dei terreni, diminuzione dei valori nutrizionali dei cibi, problemi legati alla sicurezza del cibo. Nei prossimi anni, gli ettari di terra fertile coltivati nel mondo diminuiranno del 25-35% a causa dell'impoverimento dovuto all'uso elevato di fertilizzanti minerali. Il modello dell'economia circolare si pone l'obiettivo di aumentare la produttività e migliorare la qualità del suolo, dell'acqua e dell'aria attraverso lo sfruttamento del potenziale di riutilizzo dei residui agricoli. La filiera dell'economia circolare della fattoria della Piana è esemplare. Dove c'è un problema c'è un'opportunità. Si tratta di volerla vedere oppure continuare a piangere. Sono Carmelo Basile e vi racconto di una fattoria con prodotti di qualità esportati in tutto il mondo. Il nostro problema si chiamava rifiuti. Con un impianto di biogas l'abbiamo trasformato in energia e quello che rimane lo restituiamo alla terra come nutrimento. Non avanza niente. L'Agenda 2030 delle Nazioni Unite ha stabilito precisi obiettivi, tra cui la conversione in chiave circolare dell'economia. Ma questi obiettivi non sono stati raggiunti. Secondo il Social Index Progress 2020, siamo in ritardo di quasi 60 anni. Bisogna perciò accelerare. Il progetto Embrace Interreg Med nasce da questa esigenza. Il progetto Embrace ha interessato diverse nazioni europee, dall'Italia alla Francia, alla Spagna, al Portogallo, alla Grecia, alla Slovenia e alla Bosnia. Il progetto ha avuto come obiettivo principale quello di affrontare il tema dell'economia circolare, la capacità cioè di recuperare scarti di produzioni in ambito agricolo, in particolare nell'ambito della filiera vitivinicola, coniugando insieme rispetto dell'ambiente, prospettiva di sviluppo economico e capacità anche occupazionali, quindi possibilità di incrementare l'occupazione. Il progetto Embrace è un progetto in cui noi pensiamo di poter esercitare i concetti di economia circolare e bioeconomia in maniera efficace, centrato sulla valorizzazione degli scarti della produzione vitivinicola. Il progetto si propone appunto di dimostrare che oltre alla qualità del vino, che è una grande risorsa del nostro territorio, molto vocato anche all'agricoltura biologica, possiamo chiudere il cerchio utilizzando gli scarti e delle potature e della vinificazione come materie prime per realizzare qualcosa di molto simile alle bioplastiche.
A che punto siamo? Siamo, come dire, a un punto abbastanza avanzato nella realizzazione di questi materiali e mettiamo al servizio con un concetto di industria diffuso sul territorio delle aree in cui ci sono attività agroindustriali di produzione primaria o di trasformazione. Mettiamo a disposizione la possibilità di realizzare impianti in quel contesto e di servire la comunità territoriale. In questo modo, valorizzando gli scarti delle produzioni o delle trasformazioni e ritornando in agricoltura con un materiale che oggi ha un valore notevole. Il progetto è stato svolto con l'ausilio dei facilitatori che con il modello EcoCanvas hanno immaginato di produrre dei modelli virtuosi di sviluppo e di economia circolare, e ci siamo interfacciati con le istituzioni, in particolare con la Regione Campania, immaginando un percorso anche per quanto riguarda il piano di sviluppo regionale che riguarderà il 2021-2027. Alle imprese che hanno deciso di essere supportate è stato messo a disposizione un toolkit dedicato che disegna i processi di ottimizzazione in fasi, indicando degli strumenti da utilizzare. Con la metodologia EcoCanvas, l'azienda, assistita da un facilitatore esperto, compila un modello suddiviso in blocchi. In questo sistema sarà possibile analizzare gli sprechi e programmare di migliorare la produttività in chiave sostenibile e circolare. Il risultato finale è una roadmap che guiderà l'impresa a progettare un business ecologico, sviluppare un patto territoriale, strutturare un design sistemico, inteso come visione che tenga insieme cultura, business, sviluppo e tecnologia. Un ruolo importante ovviamente sarà quello delle imprese, perché le imprese potranno capire attraverso gli studi e le simulazioni che sono state effettuate che non si tratta soltanto di rispetto dell'ambiente, ma anche di possibilità di incremento della propria redditività. Una piccola azienda come la nostra non può fare economia circolare se non consorziandosi con altre aziende. È una necessità che dobbiamo accettare e perseguire, ed è per questo che un progetto come Emprise è davvero di grande utilità per creare quell'intelligenza di sistema di cui abbiamo bisogno. Nello scenario mondiale, l'Europa rappresenta il 45% delle zone viticole, il 65% della produzione, il 60% del consumo e il 70% delle esportazioni. L'export del vino italiano, in continua crescita, oggi vale 6,4 miliardi di euro. Con 22 milioni di ettolitri, l'Italia detiene il primato mondiale di volume di produzione. L'ottimizzazione degli scarti di produzione per la nostra azienda è un obiettivo strategico, sia per ridurre i costi, ma soprattutto per far comprendere ancora meglio i valori che ispirano il nostro lavoro. Ciclo di vita del vino. Fase agricola, vinificazione, distribuzione. Ognuna di queste fasi dà luogo a rifiuti e più in generale a residui di produzione che possono essere valorizzati per ottenere prodotti, talvolta anche ad alto valore aggiunto e/o energia. Una volta che noi abbiamo estratto dagli scarti della vinificazione, raspi, sante, quant'altro, anche i tralci della potatura, abbiamo recuperato le molecole a valore aggiunto, ci rimangono sostanzialmente alcune resine polimeriche, cioè molecole ad alto peso molecolare che possono essere ancora impiegati appunto per la pacciamatura. E cioè noi questi polimeri che abbiamo recuperato insieme alla cellulosa di scarto la utilizziamo per realizzare queste emulsioni. Con questi materiali noi otteniamo vernici che vengono spruzzate al sole. Vedete, queste sembrano delle carte, in realtà è il risultato della vernice quando viene applicata invece che al suolo, dove non potremmo recuperarla, su una lastra di vetro, da cui la stacchiamo e questi materiali ci servono per fare tutte le indagini necessarie. Questa è la vernice che si ottiene degli scarti della vinificazione. Le prospettive concrete che noi speriamo possano realizzarsi a partire da questi modelli astratti
che vengono fuori da un progetto così ben congegnato riguardano la possibilità di creare sostanzialmente un modello di sviluppo che possa essere rispettoso dell'ambiente, che possa partire dal rispetto e dal riciclo dei materiali di scarto. Per fare questo è necessario che ci sia una sinergia importante tra cittadini, istituzioni, associazioni e le imprese che avranno in questo senso un ruolo importante. Il nostro motto è un po' quello dell'antico proverbio Masai, che diceva che la terra deve essere molto cara a tutti, perché in realtà non l'abbiamo ricevuta in eredità dai nostri genitori, ma l'abbiamo soltanto presa in prestito dai nostri figli.